Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, dedicato ancora ad MyDefi Pet, il video numero 2, vi faccio vedere un po' l'aggiornamento del mio allevamento, come aumentare il livello dei vostri pet e come andare a farmare il cibo e le monete silver che servono per acquistare degli update all'interno del gioco. Andremo inoltre ad osservare la roadmap e i listing su Bitmart e KuCoin, ovviamente dopo la sigla. Siamo su DeFi Pet e vi faccio vedere la mia situazione dopo qualche giorno dal mio primo video che parlava di questo gioco su blockchain. Siamo su mydefipet.com, clicco su Play Now, si apre questa schermata e in automatico mi va a riconoscere tramite Binance Smart Chain il mio address MetaMask, dove all'interno ho 12,28 di Pet Token. Vi ricordo che il di Pet Token è attualmente la moneta del gioco principale, dove vi permette di acquistare le vostre uova e dal livello 10 vi permette di far evolvere, sempre al costo di 3 di pet, il vostro personaggio. Ecco qua siamo sulla schermata del gioco, ve lo faccio vedere con una schermata più piccolina rispetto a tutto schermo, così una gestione migliore di tutte le impostazioni. La mia fattoria, chiamiamola così, attualmente è al livello 10. Passando al livello 11 otterrò 3500 sacchi di cibo e 20 diamanti. All'interno di questa isoletta ho creato 3 fattorie dove al suo interno ho allocato 7 di pet. Come vedete ci sono dei simboli sopra le fattorie. Che cos'è questo simbolo della moneta argentata? È una moneta interno al gioco che non ha valore in sé perché non è scambiabile, è una moneta che serve per fare gli acquisti in game. Questa moneta viene farmata all'interno di queste fattorie dai nostri di pet. Cliccando qua sopra, ad esempio ho raccolto 843 monete e se clicchiamo sul personaggio, che adesso è al livello 7, come potete vedere mi genera argento per 716 monete orario. La fattoria sottostante, che è quella un pochino più evoluta, infatti mi ha generato 2934 monete e come potete vedere ho dei personaggi al livello 9 e al livello 10. Piano piano porterò tutti i personaggi al livello 10, dopodiché a seconda anche delle release del gioco vedrò come agire. Comunque se clicco sul personaggino al livello 10 vedete che per 3 di pet me lo farebbe evolvere. Al momento non ho ancora fatto l'evoluzione, vi farò un video poi non appena mi deciderò a far evolvere il personaggio. Alla stessa cosa al livello 10, importante, se andiamo in alto a destra abbiamo un po' la foresta della felicità, ovvero il luogo dove si accoppiano i nostri animali. Cliccando sul cuore, vedete qua a sinistra l'unico personaggio che potrei far accoppiare è il di pet a livello 10, perché per sbloccare questa opportunità di far accoppiare 2 di pet e far nascere così un cucciolo si può ottenere dal livello 10 di ogni personaggio, e anche all'accoppiamento, se non vado errato, dovrebbe costare 3 di pet. Un altro simbolo qua sopra al mulino a vento ci va a indicare che i raccolti sono pronti, quindi possiamo cliccare qua sulla porticina e fare un claim generale del nostro raccolto. È incrementato le posizioni del livello della mia fattoria, come vedete mi ha dato 110 sacchi di cibo. Per piantare è semplicissimo, basta cliccare sul terreno. E qua a destra, vedete, abbiamo la possibilità di andare a seminare tutte queste verdure. Ovviamente questo ha dei costi. Se volessimo andare a piantare potato ci costerebbe 2500 monete d'argento, ci darebbe in cambio 250 sacchi e per farmare questi sacchi occorre 30 minuti. Per piantare è molto semplice, basta cliccare qua a sinistra su plant e andare a selezionare dove vogliamo piantare i nostri raccolti. I terreni si sbloccano piano piano ad ogni livello che noi raggiungiamo possiamo andare a comprare delle fattorie o ci viene sbloccato un pezzo di terra per poter andare a farmare il nostro cibo. Il prossimo appezzamento lo potrò andare a comprare al livello 12. Le fattorie giocano un ruolo importante perché al suo interno viene allocato la moneta silver, che come abbiamo visto serve per fare gli acquisti. Le fattorie
possono essere aumentati di livello. Adesso quella fattoria che vi sto facendo vedere riesce a raccogliere 2000 monete. Facendo l'upgrade al costo di 10.000 monete, questa fattoria mi andrà a contenere 6.000 monete. Idem tutte le altre. Questa è la fattoria dove sto investendo un pochino di più, perché attualmente mi contiene 5.000 monete e al passaggio successivo andrà a 10.000 monete che potrà contenere. Adesso, per farvi vedere un'evoluzione, anche se non ho abbastanza monete, gli ho dato l'ok a consumare dei diamanti per portarla al livello successivo. Come vedete viene fuori questa nuvoletta e tra 4 ore e 42 minuti avrò la fattoria potenziata. È importante potenziarla perché è arrivato al limite di monete silver che possiamo contenere all'interno della fattoria. Possono passare anche ore o giorni, i nostri pet continueranno a generare monete ma non verranno allocate nelle nostre fattorie, quindi in quel caso noi andiamo a perdere delle monete silver utilissime per il gioco. Quindi è importante far evolvere i personaggi e farli salire di livello fino a tutti al livello 10, ma è altrettanto importante fare evolvere le nostre fattorie. Cliccando su un personaggio, come ad esempio il draghetto, noi possiamo spostarlo da una fattoria all'altra. Ogni fattoria può contenere 3 di pet, oppure mandarlo all'hotel per curarlo qualora ne uscisse ferito da una battaglia. Vi ricordo che le release, battaglie e marketplace devono essere ancora pubblicate. Osservando la roadmap, nel Q4 2021 dovrebbero uscire delle importanti release per noi giocatori, ovvero il play to earn, quindi poter riuscire a combattere con i personaggi del gioco o contro altri utenti e riuscire a ottenere delle ricompense che molto probabilmente verranno rilasciate non nel token di pet ma un altro token, un po' come succede con Axie Infinity, che esiste la moneta Axie e la moneta che permette di ricevere delle ricompense che sono gli SLP. Il play to earn sarà poi composto anche da quest giornalieri, boss a livello mondiali e la possibilità di fare le battaglie tra utenti. Altro fattore chiave che dovrà essere lasciato, questo un pochino più indietro, Q3 2021 dovremmo esserci quasi, è il marketplace e lo staking. Marketplace che permetterebbe di vendere i nostri di pet, sia quelli acquistati tramite le uova, sia quelli neonati tramite l'accoppiamento, e lo staking del token di pet. Notizia importante in questi ultimi giorni è che MyDeFiPet, il token di pet, sarà listato su Bitmart e su KuCoin. Il listing su queste exchange, ma soprattutto anche su altre exchange, è una cosa molto importante perché vuol dire che il gioco sarà accessibile a molti più giocatori, a molti più utenti e magari sono invogliati all'acquisto di pet in modo più semplificato rispetto all'utilizzo di PancakeSwap e collegamenti vari con MetaMask. MyDeFiPet, e vi dico anche per fortuna, sta avendo una piccola discesa, un piccolo ritracciamento, anche se è sempre di valore più alto rispetto a quando sono entrato io, che stava a 4,70 euro, 4,80 euro. Attualmente il valore di un DPET è di 6,69 euro con un'oscillazione negativa dell'1,55%. Ad ogni piccolo ritracciamento farò dei leggeri acquisti del token MyDeFiPet, perché visto che ho intenzione di portare avanti il gioco qualora venissero rispettate tutti i punti della roadmap, ma soprattutto venisse rispettata l'intera costruzione del gioco, ho intenzione di avere una piccola scorta di MyDeFiPet sia per speculazione ma soprattutto per poter giocare completamente all'interno del gioco. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciarmi un like per supportare il mio lavoro e qualora non l'abbiate già fatto, ed unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo domani, ciao a tutti!